Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo primo episodio di Metal Café. Non è un titolo molto originale in realtà, ho preso l'idea da quei caffè letterari in cui si mettono tutti insieme a parlare di uno stesso libro ed è quello che volevo fare un po' per questa rubrica. Infatti l'idea sarebbe di parlare tutti insieme di un singolo argomento. Certo, ovviamente nel video parlo io, ma mi piacerebbe che sotto nei commenti si accendesse una piccola discussione in cui ognuno, ovviamente sempre nel rispetto delle opinioni altrui, andasse ad esprimere quella che è la propria opinione. A differenza delle news, infatti, non avrò neanche un copione da imparare a memoria, ma semplicemente parlerò a ruota libera, più o meno perché ovviamente qualche appunto l'ho preso semplicemente perché altrimenti andrei a parlare per ore e ore di qualcosa e andando a incartavetrarmi tra le mie stesse parole come sto facendo esattamente in questa intro. Spero vivamente che l'idea possa piacervi e ovviamente vi invito già da adesso a commentare con le vostre idee, con le vostre opinioni su quello che sarà il disco di cui parleremo in questa sede, ovvero Heimdall degli Enslaved. Ringrazio tra l'altro Marco Valotto per avermi dato l'opportunità di parlarne, visto che me l'aveva chiesto nei commenti e io lo faccio più che volentieri. Dopo questa intro interminabile direi di cominciare finalmente con il video. Ovviamente non posso parlarvi di quest'album senza parlarvi della mia personale esperienza con gli Slade. Gli Slade, per quanto mi riguarda, sono una band che ho sempre stimato, che ascolto da veramente tantissimi anni. Forse sono stati tra le prime band black metal o comunque metal estreme che ho ascoltato nella mia vita. Però non sono esattamente tra le mie preferite. Mi spiego meglio. Ci sono dei lati degli Slaved che io amo alla follia. Mentre c'è un unico lato che io detesto gli slave e che purtroppo non riescono mai a farmeli apprezzare fino in fondo. Ovviamente detestare è sempre un qualcosa di molto soggettivo ed è un qualcosa che probabilmente a voi piacerà tantissimo, ma parlo della mia esperienza personale. E la produzione che io non riesco ad apprezzare degli Slade. Mi spiego, loro hanno un'anima talmente black metal, dedita a queste sperimentazioni, a questo volersi sempre mettere alla prova, che poi vanno ad accostare ad una produzione così pulita che molto spesso mi urta talmente tanto che poi i loro dischi mi vengono, non dico a noia, ma quasi, nel senso che non riesco ad apprezzarli quanto vorrei, quanto in realtà meriterebbero di essere apprezzati. Voi potreste dirmi, ma allora com'è possibile che te li ascolti così tanti anni se poi in realtà ti annoiano quasi? Io li ascolto così tanti anni perché li amo molto, perché hanno un gusto per le melodie, una voglia di andare a ricercare quel determinato suono per creare quella determinata atmosfera che mi fa impazzire. E infatti io non odio le Slade, mi dà semplicemente fastidio che quest'unica componente a volte non riesce a farmeli apprezzare quanto, appunto, come dicevo prima, meriterebbero di essere apprezzati. Però non per questo gli Slade li considero una band ignobile, anzi sono una band fantastica, stupenda, che hanno una produzione ottima in realtà a livello oggettivo. E ora parliamo invece di Heimdall nello specifico. Che cosa ha rappresentato per me quest'album e che cosa mi ha suscitato? Allora, Heimdall non è un album facile, come non lo è nessuno degli album degli Slade, sia chiaro, ma in particolare Heimdall credo sia uno dei dischi più pesanti a livello proprio di sensazione che abbiano mai fatto, mai prodotto. È un disco infatti che, se non avete ancora ascoltato, vi consiglio di ascoltare quando siete nel mood giusto, perché c'è bisogno di un determinato mood per ascoltare questo disco. È un disco che va affrontato, infatti può essere visto come un viaggio in effetti quest'album, ed è un viaggio che non è facile da seguire, non è facile da affrontare, ma che nel momento in cui riesci ad immergerti nel suo mondo, allora riesci a tirare fuori dall'album e quasi da te stesso delle bellissime sensazioni. Per farvi capire meglio che cosa rappresenta quest'album, o perlomeno che cosa io ho percepito da quest'album, come l'ho interpretato io, perché ovviamente credo si presti a più interpretazioni, vi devo spiegare chi è Heimdall. Heimdall è una divinità norrena, è una delle principali figure mitologiche norrene in realtà, anche se se ne parla veramente molto poco. Heimdall è infatti il figlio di Odino, che prenderà il suo posto dopo il Ragnarok. E c'è il cosiddetto corno di Heimdall, che è
proprio quello che preannuncia l'inizio del Ragnarok. Infatti quest'album può essere visto un po' come la storia di questa divinità, ma come tutti gli album degli Slade, questa cosa può essere in realtà molto figurativa, molto figurata. Infatti è più che altro un viaggio che può essere un viaggio dentro se stessi, dentro la nostra anima, o semplicemente un viaggio nella vita, perché no? Infatti l'album inizia con Behind the Mirror, in cui c'è questo corno di Heimdall, e finisce con la title track allo stesso identico modo, quindi come se fosse un'enorme parentesi che si apre e si chiude. Heimdall è inoltre un dio guardiano, possiamo chiamarlo, il guardiano dei 9 regni norreni, e presenta luci ed ombre, così come le presenta questo disco, che secondo me va a rappresentare questa dualità con l'alternanza di growl, scream e voci pulite, e l'alternanza tra parti più melodiche, più atmosferiche, più sinfoniche, a delle parti con dei riff più incazzose, più totalmente black metal. E infatti vi sono alcuni riff proprio provenienti dagli Immortal, totalmente black. Inoltre questo disco è estremamente stratificato, vi sono strati su strati su strati che possono essere colti secondo me con vari ascolti e non certamente al primo ascolto. È inutile secondo me anche parlarvi delle influenze, perché abbiamo delle influenze provenienti da tutto il mondo musicale, non certamente solo metal. Abbiamo delle influenze sicuramente black metal, abbiamo delle influenze progressive come ovviamente gli Enslaved hanno sempre fatto, abbiamo del power metal addirittura in alcuni casi, abbiamo del rock psichedelico in alcuni casi, del jazz, c'è di tutto in quest'album. E la stratificazione non ha a che fare solamente con le influenze sonore, ma proprio con delle melodie sottostanti, con dei particolari synth che vanno a creare delle atmosfere veramente incredibili. Abbiamo addirittura delle parti di musica elettronica come in Force Dweller o in Kingdom, se non ricordo male, e in alcuni casi i synth prendono addirittura il sopravvento sulle chitarre, senza mai strafare, perché poi la bravura dei Slade qual è? Che in mezzo a tutte queste influenze riescono comunque a trovare una loro strada e a trovare un loro equilibrio. Un'altra associazione che si potrebbe fare a quest'album è quella di un libro, in cui non solo ogni canzone rappresenta un capitolo, ma in cui ogni fase di una canzone è un capitolo a parte che va ad amalgamarsi nell'insieme, in cui non saprai mai che cosa aspettarti dal capitolo successivo. Non so se mi seguite con il discorso. E se siete nel mood giusto, ovvero qual è il mood giusto per ascoltare quest'album? Semplicemente non dovreste pensare a nient'altro, dovreste stare lì ad ascoltarlo e a cercare di immergervi in queste sue atmosfere, cercare di andare a non essere influenzati da nessun altro pensiero esterno, concentrarvi solamente su questo disco. Se riuscite a fare questo, vi assicuro che alla fine vi sentirete arricchiti, vi sentirete quasi delle persone diverse, quasi come se aveste appreso qualcosa senza del tutto esserne consapevoli, ma è la vostra anima che l'ha appreso, e questo tanto basta. Quest'album in realtà è meno sperimentale di Utgard, del loro precedente disco, che effettivamente aveva certamente dei lidi inesplorati, andava a toccare dei lidi veramente inesplorati, ed era affascinante per questo. Ma secondo me andavano un po' a perdersi, andavano un po' a non essere più gli Slade che abbiamo conosciuto, se riuscite a capire che cosa intendo, mentre invece con questo disco è più lineare, tra tantissime virgolette, non è un disco lineare, però è più associabile a quello che gli Slade ci hanno da sempre proposto fin dal 2003. Quindi che cos'è questo disco degli Slade? È un capolavoro? Probabilmente sì, per quanto mi riguarda almeno è un capolavoro, e vi dirò di più, per i miei gusti personali è il punto più alto che gli Slade abbiano mai raggiunto. È un disco certamente pesante, è un disco che pesa come un macigno proprio sul cuore quando lo vai ad ascoltare, ed è un viaggio non facile da affrontare, ma è un viaggio che ti cambia quasi, che ti arricchisce, un viaggio che va affrontato. E vorrei dire che è un disco che ti cattura dall'inizio alla fine, ma in realtà non sarebbe la verità, perché la verità è che tra una canzone e l'altra hai bisogno di un po' di stacco per riprenderti quasi, per andare ad assimilare quello che hai ascoltato in quel momento. Sarà il mio personale disco dell'anno? Sicuramente lo sarà il disco dell'anno per il 99% delle testate giornalistiche internazionali, se non per il 100%.
Ma io non sono una testata giornalistica e non sono un'esperta in realtà di musica, semplicemente sono un'appassionata e da appassionata, per quanto mi sia piaciuto tantissimo, non so se sarà il mio disco dell'anno. Rientrerà sicuramente, ve lo dico già da adesso, nella mia top 10 di fine anno, perché è uno di quei dischi in cui c'è un prima e un dopo averlo ascoltato. Io non so se vi è mai capitato, no? Poi quei dischi sono poi quelli che entrano a far parte del nostro cuore più che delle nostre orecchie, e sono quei dischi che ti cambiano proprio il modo di vedere, il modo di pensare sia la musica che a volte anche la vita in generale. C'è un prima e un dopo per alcuni album. Invece poi ci sono quegli album che li ascolti, sono belli ma che non ti danno chissà che cosa. Ma invece quello degli Slade e Heimdall, e c'è un prima e un dopo aver ascoltato quest'album, quindi sicuramente entrerà a far parte della mia top 10. Il mio disco dell'anno nel mio cuore in realtà so già qual è, però non ve l'anticipo. È italiano, tra l'altro, non è straniero, incredibilmente è italiano, e non ve lo dico perché ovviamente sarebbe poi uno spoiler di quello che sarà il video di fine anno, ma nel mio cuore per me rimane quello il mio disco dell'anno, e neanche questo capolavoro di Slade è riuscito a schiodarmelo. Credo di aver detto tutto su quest'album, probabilmente avrò dimenticato qualcosa, ma non importa. Il succo, quello che volevo dire effettivamente l'ho detto, quindi sono contenta di aver espresso questa mia opinione, di averla condivisa con voi. Ovviamente adesso io voglio sapere la vostra opinione, e questo è lo scopo di questo format. Riempitemi di commenti e ditemi esattamente che cosa voi ne pensate, sia di quello che ho detto, sia ovviamente dell'album in sé. Che cosa ha rappresentato per voi Heimdall? Se vi è piaciuto, se l'avete ascoltato, se non avete intenzione di ascoltarlo, che cosa ne pensate degli Slade? Cosa ne pensate sulla mia opinione che ho di loro, o sulla mia opinione che ho di quest'album? Se magari ho dimenticato qualcosa di importante, se magari ho sbagliato qualcosa secondo voi, ovviamente, sempre nel rispetto reciproco di tutti, poiché la musica è passione e non ha senso trasformarla in una guerra, ce ne sono già troppe là fuori. Io ovviamente vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Non so se ci sarà un giorno preciso per questa rubrica, perché ovviamente la farò nel momento in cui ci sarà qualcosa di cui voglio parlare con voi, quindi non so se avrà un giorno preciso, nel caso comunque tranquilli che vi aggiornerò. Noi comunque ci vedremo in un prossimo video sicuramente, e come sempre, lead the fire!